Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, oggi facciamo un esperimento particolare. Allora, premetto che io ho a casa una stampa che non è un quadro originale, ovviamente è una stampa di Mademoiselle Grimpel che per i più attenti e per chi ha avuto la fortuna di andare al Museo dell'Impossibile dal mio amico Cri può aver visto, perché lui ha tra tanti quadri maledetti anche questo. Allora, la particolarità non ve la spiego, ve la spiega direttamente Christian, perché mi aveva fatto un video anni fa a parte, quindi un video per me, per una cosa che dovevo fare ma che non ho fatto e che faccio adesso, quindi proviamo a fare questo esperimento. Io piazzerò una telecamera fissa sul quadro, magari una candela, per vedere se ci sono situazioni particolari, spostamenti eccetera, anche perché in casa è tutto chiuso, anzi fa un freddo dell'ostia, quindi sicuramente non apro le finestre, ma vedremo se questa candela farà delle cose strane o meno. Ecco, soprattutto vabbè, vi lascio detto tutto da Christian, perché qui Christian è la persona più affidabile in questo senso, perché ha il quadro, quindi chi meglio di lui può spiegarvi la situazione. E ci vediamo durante l'indagine qui a casa mia. Prima volta che facciamo una cosa del genere, speriamo porti bene. A dopo. Allora, il quadro che vedete alle mie spalle è un Mademoiselle Grimpel. L'originale è un quadro di Renoir che è in proprietà di un collezionista privato, ma in realtà non si sa né chi sia questo collezionista né dove tenga il quadro. Queste che ho io al museo sono due copie, una è una copia su tela, l'altra è una copia su compensato e hanno una storia tutta particolare. Questa è l'originale, è uno degli oggetti posseduti, arrivati al museo prima di tutti gli altri. In pratica era a un piano di un hotel e a questo piano succedevano cose particolari. Ora la faccio breve perché poi faremo un video dove spiegheremo tutta la storia completa. Fatto sta che da quando il proprietario dell'hotel l'ha tolto non sono più successi fenomeni all'interno dell'albergo. Da quando è qui al museo, i visitatori riferiscono che nelle foto compare strano, o non riescono a metterlo a fuoco o sembra avere un'altra espressione, nei filmati sembra sbattere gli occhi, insomma succedono tante cose particolari. E sembra anche che interagisca con l'ambiente circostante. Molti hanno riferito di sentirsi toccare in presenza del quadro, sensazioni particolari. E la cosa particolare che ho notato è che molti altri quadri col solito soggetto, come quest'altro che vedete alle mie spalle, sembravano avere le stesse caratteristiche. E ultimamente in molte parti d'Italia mi stanno contattando proprio per dire la loro versione dei fatti, che a tutti succede qualcosa di particolare. E un altro mi dovrà arrivare presto al museo e altri, come vedrete in giro per la rete, stanno succedendo cose particolari proprio in presenza di questi quadri. Quindi quello che mi viene da pensare è che sia il soggetto e non il quadro stesso ad avere qualche complicazione, diciamo così. Ok ragazzi, allora siamo in postazione, Mademoiselle Grimpel è poggiata e abbiamo messo 3 candele. Allora, la leggenda appunto dice che, l'avete sentito anche da Cree, che sembrerebbe che la macchina si sfochi quando viene inquadrata, appunto quando viene inquadrato il viso di questa figura, e che addirittura sembra che cambi anche espressione, chiuda gli occhi e quant'altro. Tra l'altro Mademoiselle Grimpel, Christian non l'ha detto ma mi ricordo il suo racconto, era un maschio. Questo rumore alla lavastoviglie non è niente di paranormale. Allora, questa Mademoiselle Grimpel in realtà era un maschio che, siccome i suoi genitori, immagino fossero loro, avevano il vezzo di vestirlo da femmina, e quindi insomma aveva questa cosa qui, e pare che appunto il suo volto, che è mezzo triste e mezzo
corrucciato, insomma, e sia anche dovuto da questo disagio. Ora, ecco, la candela comincia a fare cose strane, benissimo, avete visto sfarfallare sul vetro. Ripeto ragazzi, come ho detto in presentazione, oggi fa molto freddo e qui ho ovviamente chiuso le finestre e non c'è assolutamente come dire, vento, non entra corrente, non entra aria. Io sono a debita distanza, quindi anche se parlo non posso influire sulla candela stessa. I rumori che sentite sono fuori e quindi non pensiate che siano fenomeni paranormali. Per cui, come dicevo, anche se io parlassi e sto parlando, non posso, come dire, interagire con la fiamma, perché, ecco, guardate. Ecco, questo è già interessante, eh? Questo è parecchio interessante. Allora, mi verrebbe da chiedere la classica domanda se c'è qualcuno, ma non ho il K2, non lo accendo nemmeno. Guardate la fiamma, ragazzi. Non lo accendo nemmeno perché comunque sia io abito in un condominio, ma guardate la fiamma che roba. Comunque sia abito in un condominio, per cui per quanto io possa anche tirare giù tutte il contatore di casa mia, ma quello del piano di sopra c'ha il wifi, quello del piano di sotto idem, per cui sarebbe assolutamente inattendibile. Però insomma vediamo un po' se succede qualcosa. Allora, finora la candela di sinistra rispetto ai vostri schermi ha sfarfallato, quindi la cosa è particolare. Proviamo a interagire con le parole. Ricordo che questa è una stampa, però ecco la particolarità ragazzi è che non è il quadro in sé ma la figura, quindi io posso anche fotocopiarla e fare lo screenshot dello stesso quadro, e comunque se deve fare qualcosa lo fa anche la copia della copia della copia, non è necessario avere l'originale. Guardate come sfarfalla la candela, pazzesco. Le altre sono ferme ragazzi, sono lì a 3 cm l'una dall'altra. Guardate. Allora, comunque una domanda la facciamo, poi magari accendiamo anche il generatore di parole. Allora, c'è qualcuno, Mademoiselle Grimpel, lo spirito di questo quadro, l'entità che dovrebbe stare dentro questo quadro, è qui presente? Se sì, abbiamo non solo quella candela ma altre due. Sposta la fiamma, fai muovere la fiamma, o di una o dell'altra, o di quella di mezzo o quella di destra. Di destra, non ci credo. Non so se si è vista, io lo sto vedendo a occhio nudo. Sì, si vede, adesso sto guardando nel monitor. Ok, benissimo. Puoi far muovere anche quella centrale? Intanto ragazzi osservate adesso a sinistra. È incredibile però. Tra l'altro tra le tre, quelle due che si sono mosse sono all'interno di un bicchiere, mentre l'altra è libera da ogni protezione, quindi semmai è quella di centro che dovrebbe sfarfallare, invece si alternano destra e sinistra. Mamma mia. Ok, benissimo. Puoi far muovere quella di destra adesso? Si è mossa. Non ci credo. Impercettibilmente, ma si è mossa. Puoi far muovere quella centrale? Quella centrale è ferma ferma. Ancora a sinistra. È interessante però, eh? Cioè io ho a casa un quadro maledetto, non lo so, adesso destra. Ok. Cioè sembra che vada a comando, raga. Assurdo.
Osserviamo gli occhi di Mademoiselle Grimpel. Adesso tutte e due, ragazzi, tutte e due. Prevalentemente più quella di destra. Scrivete nei commenti, ragazzi, se vedete cambi d'espressione di Mademoiselle Grimpel. Io finora non ne vedo, sinceramente. Vi ricordo che questa stampa, cioè questo quadro, come diceva Christian, era all'interno di un hotel e su quel piano dove era posizionata nell'hotel succedevano cose strane. Ecco perché è diventata così famosa. Candela di sinistra, ok. È un continuo, ragazzi. Ok, io adesso accendo il generatore di parole. Vediamo se mi dà comunque indicazioni circa di dove era collocata, magari non so, dice qualcosa di particolare o che ci porti su quella strada, oppure se dice qualcosa comunque inerente. Successo. Ecco, subito successo. Ha fatto successo il quadro, immagino, perché è stato oggetto di molta attenzione. Finora non si è neanche sfocata, per cui quello che si muove sono le candele. Tra l'altro sono nuove, ragazzi, non sono quegli stoppini vecchi che magari marciscono col tempo, e no, sono candele nuovissime regalatemi da mia sorella. È vera la storia dell'hotel nel quale ti trovavi, dove succedevano cose particolari? Prova a comunicarlo attraverso questo generatore di parole, che è un mezzo per poter parlare con l'aldilà o con entità particolari. Ragazzi, le candele veramente stanno facendo cose assurde, eh? Adesso tutte e due. Tutte e due. Io non so se si sta vedendo bene, ma io sono qui che le vedo dall'alto. Coscienza. Coscienza. Sei cosciente di quello che è successo, quindi? Sei cosciente che questo quadro ha fatto parlare di sé? Che tu hai fatto parlare di te stessa, quindi? Rebecca. Rebecca, interessante. Allora, Rebecca è un nome ovviamente femminile, ma tu eri maschio e poi comunque ti hanno chiamato Mademoiselle Grimpel. Forse Grimpel è il cognome, Rebecca Grimpel? Bisognerebbe chiedere a Christian. Sono debole. Ok. Ma a dire il vero non mi sembra, perché se fossi tu stai facendo muovere le candele in maniera molto marcata. Ok, si alternano destra e sinistra, ragazzi. Se hai questa potenza, perché di quella si tratta, riesci a far muovere anche quella di mezzo? Sempre quella di destra. E adesso a sinistra. Ragazzi, adesso insieme. Porca vacca. Io ho un quadro così in casa, me ne porto anche questo a Christian. Anche no. Più tardi questa sera. Anche no. Più tardi questa sera no. È già sera. Abbiamo oltrepassato le 9:30, ma più tardi ancora no. Assolutamente no. Esatto, assolutamente no. L'esperimento lo voglio fare adesso, che era già un po' che ci pensavo. Ragazzi, che ci crediate o meno, ho il 38% di... Vabbè, non era al 100%, era al 51%, la mia batteria adesso ho 38%. Cioè... fuori da ogni logica. Ok,
Ok, 37, benissimo, sta scendendo a rotta di collo la batteria. Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Dipende da cosa dici. Le candele sono 3, la stampa è una. C'è solo una stampa che ti rappresenta. Io ne ho viste tante, una graffiata sulla tela del mio amico Christian e una su compensato. Invece questa che ho io in casa è una stampa su carta, su foglio. Ragazzi, tutte e due le candele, roba da pazzi. Però quella di centro no, è stranissimo. Perché ripeto è la più esposta, mentre le altre due sono all'interno di un bicchiere, quindi dovrebbero essere più buco. Eh sì, le altre due candele sono in un bicchiere, come fosse un buco. Ed è questa la cosa strana. Io adesso cercherò di abbassare un filo la telecamera, magari per far vedere meglio le candele, ma si vedono. Guardate che roba, cioè assurdo. È vero che questo quadro è maledetto, che procura delle cose strane, delle anomalie, dei disagi alle persone che lo posseggono. Bambole, guarda dentro. Bambole, guarda dentro. Anche no. Allora, noi avevamo una bambola, ragazzi, non so se vi ricordate, qualche anno fa avevamo fatto un video, ma l'ho data a Christian, è nel suo museo. Sì, avevamo una bambola e l'abbiamo presa, l'avevamo trovata perché ero andato in un mercatino più o meno nel periodo in cui abbiamo preso te, e mi riferisco ovviamente al quadro. Quindi c'è qualche analogia su questa cosa? Guardate le candele. Sbagliato. Sbagliato, ok, quindi non c'è nulla a che vedere con la bambola. Perché hai detto bambola allora? Perché il mio amico Silvia. Che cosa? Che cosa? Ah, mamma mia. Allora, Silvia, io di Silvia conosco mia mamma che non c'è più, però non penso ci sia un nesso. Mi verrebbe da dire se è mia mamma che sta comunicando, però è una cosa un po' troppo di parte romantica che ha poco senso. Guardate le candele, ragazzi, sono allibito. Cioè io sono a diversi, cioè almeno 3 metri da là. Quello che vedete è perché ho lo zoom, sembra molto vicino. Ci puoi dire qualcosa di più? Questo è il mio posto. Certo, questo è il mio posto perché è qui che sei collocata. T'abbiamo messo su questa parete. Ti trovi bene a casa con noi? Ragazzi, anche il generatore però sta dando abbastanza soddisfazioni, Guardate le candele. Scusate se mi soffermo su sta cosa, ma è assurdo. Cioè, non c'è uno spiffero in casa, Gli stoppini sono nuovi, torno a ripetere, le candele hanno 3 giorni o 4 di vita. Non esattamente. Non esattamente, sì, invece, mi sono state regalate. Voglio andarmene. Vuoi andartene? Dove vuoi andare? Cosa dovrei fare? Allora, quello che potresti fare è cercare di muovere il tuo viso, così come dicono che succede spesso quando ti si guarda. Oppure farmi sfocare la macchina che ti sta riprendendo. Io ho una macchina che registra il tuo viso
Prova a infastidire questo mezzo, questa telecamera, vagli vicino. Sepolto. Vabbè, sepolto. Me l'ha detto lei. Me l'ha detto lei. Sepolto non ha senso, me l'ha detto lei, potrebbe averlo, ma non riesco a fare un collegamento che sia convincente. Ragazzi, le candele, veramente non ho parole. Non è probabile. Vabbè. Non è probabile cosa? Che tu ti palesi? Quindi questa stampa forse non ha la stessa forza che hanno avuto altre stampe, altre ristampe del tuo volto? Acqua. Acqua. Lentamente. Oh signora, stanno venendo fuori... Fiduciosamente. E poi? Levissima, purissima, levissima lì com'era. È possibile. Provi a dare un segno più tangibile di te, eh? Muovi il tuo volto, se è vero che lo puoi muovere. Addirittura si dice che tu chiuda gli occhi, o si ha l'impressione che succeda. Facci vedere questa cosa, oltre a muovere le candele. Però è interessante, ragazzi, io non ci davo una lira su sta cosa. È assurdo. Ma la cosa più assurda, ragazzi, è che la candela di mezzo non si muove. Fiduciosamente. Torcia elettrica. Torcia elettrica. Allora, qui di torce non ce ne sono accese, ho spento tutte le luci di casa, quindi l'unica cosa che illumina sono le candele, che ti illumina. Sono le candele. Sbaglio se mossa l'immagine? Oh signora. È come se avessi Sicuro. Ah, bene. È come se avessi zoomato, ma non ho zoomato. No, questa è bella da rivedere. Boh. Ma scusate, Ma si è mossa 2 volte, ragazzi. Cioè, io sto guardando nel monitor e si è avvicinata la... È come se avessi zoomato pochissimo. No, non ci credo. I rumori sono della mia lavastoviglie, quindi non fateci caso. Acqua ancora. Che attinenza c'è con l'acqua? Sono per caso andate in rovina alcune stampe a causa di un allagamento da qualche parte? C'erano copie del tuo viso, del tuo volto in posti dove ci sono state perdite d'acqua e hanno rovinato le tele? Lo senti? Lo senti? Cosa devo sentire? Di sicuro imbarazzo, perché non mi capacito dello spostamento delle candele. Questo lo sento di sicuro. Ragazzi, da rivedere con lo zoom che io non ho toccato. La macchina è su un treppiedi, ferma. Ok,
Allora, fai un piccolo sforzo se sto parlando con Mademoiselle Grimpel e fai muovere la candela di centro, di mezzo. Niente, sempre quelle due. Ragazzi, ripeto, non c'è uno spiffero d'aria qua dentro, se no anche quella di mezzo non si muoverebbe. Abbiate pazienza. Nel passato. Nel passato, quindi nel passato ci sono state cose che ti hanno riguardato, come diceva il mio amico Christian, c'è una leggenda. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Voglio una prova, visto che più persone hanno stabilito che tu hai dei poteri particolari, quindi voglio una prova anch'io, visto che posseggo una copia del tuo volto. Ti dava fastidio che eri un maschio e ti hanno insomma vestito da ragazza, da bambina, con tanto di parrucca? Ti sentivi a disagio e per questo il tuo volto sembra un pochino triste? Se sì, muovi la candela di sinistra. Si sta muovendo di destra, adesso la usiamo come il K2. Muovi la candela di sinistra se la risposta è sì. Ti dava fastidio che ti truccavano? Ok, si è mossa. Si sta muovendo anche quella di destra, a onor del vero, però. Non posso parlare. Ok, non puoi parlare. Benissimo. Secondo me lo stai facendo, se sei tu, attraverso queste fiammelle. Cioè, si commenta da sola l'immagine, ma a me che fa più veramente pensare la candela di mezzo, perché il suo essere fermo è più clamoroso di quelle che si muovono. Dannoso. Dannoso. Cos'è dannoso? Cucina. Sì, siamo vicino alla cucina. Siamo a pochi metri dalla cucina. Se è questo che intendi. Guida. Guida. Non so cosa voglio dire. Allora, io ti sto per salutare. Magari proveremo un'altra volta, perché comunque mi piace sta cosa. Delle candele che si sono mosse, si stanno tuttora muovendo. Mi viene da pensare che qualcosa c'è, ragazzi, però sono anche cose alle quali voi sapete che crediamo molto poco, però volevo togliermi sto sfizio e fare questo esperimento. Non capirai, Attico. Non capirò. Che cosa non devo capire? Lo so che non posso sapere tutto sulla tua storia, però molte informazioni sono trapelate. Qualcosa si è saputo di te. Prova a esporti un pochino di più, dici qualcosa. Ragazzi, io vi lascerei con questo movimento anomalo delle candele che di per sé è particolare. Ripeto, per l'ennesima volta, costo di essere noioso, le due candele... Assolutamente no. Ok, assolutamente no. Le due candele che si muovono sono all'interno di un bicchiere. Gli stoppini sono nuovi, perché le candele sono nuove. Quella di centro, a onor del vero, è più vecchia, quella candela. Non l'ho mai usata, ma è più vecchia. E però non si è mai mossa, mai. E se è esposta, più delle altre due, è quella che doveva muoversi per prima, o muoversi sempre. Va bene ragazzi, io adesso ovviamente devo fare il montaggio, guarderò meglio tutto e vediamo che succede.
Ok ragazzi, allora esperimento finito. Io sinceramente sono rimasto abbastanza basito perché, come vi ho detto più volte, forse ecco l'analisi la faccio adesso perché tanto non ha nessun tipo di senso farla giovedì per dirvi due cose in più rispetto a quelle che sono successe. Però ecco, io pensavo effettivamente di cavarmela con niente, perché comunque sono quelle cose che ovviamente hanno una leggenda molto importante, molto accattivante, molto affascinante, però poi quando si tratta di dover pescare nel mazzo e capire se effettivamente qualcosa succede a me stesso o a chi per me, ecco che non succede assolutamente niente. Ecco, in effetti niente è successo, perché comunque si dice che la figura di Mademoiselle Grimpel abbia in qualche modo dei poteri particolari, addirittura chiude gli occhi, cambia espressione, la fotocamera si sfoca, e, insomma ci sono la videocamera si sfoca, insomma ci sono delle cose un po' particolari che sono successe, l'avete sentito anche da Cree, e però a me di questo non è successo niente. Le cose strane, come torno a ripetere, sono state le candele, ripeto, c'erano 3 candele, una di qui e una in mezzo. Quelle di destra e sinistra erano all'interno di un involucro, di un bicchiere, e quindi più protette semmai da quella che poteva essere una corrente che non c'era, perché ripeto oggi fa molto freddo e quindi ho tenuto le finestre ovviamente tutte chiuse, mentre quella di centro era scoperta e se avete visto la fiamma non si è mossa neanche di mezzo millimetro per tutta, chiamiamola, indagine. E poi ecco, c'è da verificare il perché di questo zoom che è avvenuto praticamente da solo, e questo è particolare perché io non l'ho toccata la macchina. Io ho zoomato una volta quando dovevo inquadrare a inizio indagine la stampa, il quadro, e poi non l'ho più toccata perché era una indagine con ripresa cosiddetta statica. Per cui mi sembra veramente strano che sia successo questo. Non c'è nessuno in casa, quindi non poteva essere nessuno che è passato vicino e abbia urtato il cavalletto, che tra parentesi è un cavalletto di quelli anche belli costosi che non si muovono. E questo è il quanto. Sono successe effettivamente cose strane, quindi anche la mia Mademoiselle Grimpel ha dato segni di vita, non eccessivi, non pazzeschi, però comunque è anomalo tutto quello che si è visto, perché il generatore di parole ha detto delle cose abbastanza interessanti, ma non le classificherei come fondamentali. Però insomma anche nel mio piccolo, anche se non al Museo dell'Impossibile, quello impossibile semmai sono io, ma insomma anche il mio piccolo Museo dell'Impossibile ha dato frutto, quindi adesso lo comunicherò anche a Christian, perché sicuramente lui si interessa di queste cose. Tra parentesi, ecco, faccio un po' di pubblicità a Cree perché è un amico caro, andate a vedere il suo ultimo video, non so se poi nel frattempo ne avrà fatti altri, però insomma uno degli ultimi, ecco, racconta la sua avventura londinese nel museo dell'orrore, insomma nel museo dell'occulto, quindi andatelo a vedere e semmai gustatevi quello che ha fatto Cree a Londra per esattamente un mese. Va bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, video completamente diverso dal solito, però ogni tanto ci vogliono anche questi contenuti, perché comunque noi amiamo il paranormale e il paranormale prevede anche qualcosa che abbia a che vedere con le leggende, con quelle che sono le anomalie particolari, strane, che non hanno nulla a che vedere con un'indagine in posti fatiscenti, ospedali, manicomi eccetera. A volte se ci si procura, se ci si procaccia alcuni oggetti particolari, poi magari si può anche condurre una piccola indagine anche presso casa nostra. Quindi ecco, io ho questa fortuna di avere questa Mademoiselle Grimpel. La cosa che mi ha fatto, ecco, volevo tornare un attimino su un fattore, la cosa che mi ha fatto pensare, poi ci ho pensato dopo, anche al momento, ma poi ci ho riflettuto dopo, è stato quando il generatore ha detto bambola. Ragazzi, se io vado a fare un rewind dei miei acquisti, ecco, io la bambola l'ho acquistata in quel mercatino che vi ricordate, se il video vecchio magari ve lo lascio qui sotto in descrizione. E io l'ho fatto praticamente un paio di giorni o prima o dopo, adesso questo non lo riesco a ricordare, di quando ho acquistato Mademoiselle Grimpel. Quindi questa cosa è strana forte, perché sarà una combinazione, sarà quello che volete, però è strana, questa cosa è strana, perché potevo averla comprata un mese prima, 2 mesi prima, un anno prima, invece l'ho acquistata proprio sotto data.
quindi questa cosa mi ha lasciato forse quella più mi ha lasciato più sgomento quella che tutto il resto. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e a prestissimo, ciao.